Benvenuti e bentornati. Oggi andremo a vedere come scegliere l'uncinetto per il filato che vogliamo andare a utilizzare, come prendere e tenere in tensione il filo, come prendere l'uncinetto e andiamo a vedere anche i due punti base. Quindi iniziamo con questi primi due, la catenella e la maglia bassa. Io ho deciso di usare questo filato, il Snowstorm di Hobby, che è un 100% lana. Se noi giriamo l'etichetta, qui dietro abbiamo tutte le caratteristiche e naturalmente ci dice la grammatura del filato, che ferri da maglia dobbiamo andare a utilizzare e che uncinetto. Nel mio caso qui dice un 8 mm. Noi possiamo andare a utilizzarne un 8, un 8,5, un 7,5, un 7, dipende comunque dalla nostra manualità e questo piano piano poi vedrete voi. Io in questo caso andrò a utilizzare quello che indica il gomitolo. Poi nel gomitolo qui c'è, vedete, 10x10 cm, questo è più o meno le maglie che noi dobbiamo andare a mettere per un campione. Quindi dobbiamo andare a fare ad avviare 10-11 catenelle per un totale di 16 giri per avere un campione 10x10. Poi naturalmente questa è solo un'indicazione perché andando a lavorare possiamo andare a mettere 15 maglie o anche 10 e dover andare a fare più giri, però indicativamente il nostro filato ci dice quante maglie, quanti giri dobbiamo andare a fare per avere il nostro campione 10x10. Iniziamo subito a vedere come andare a prendere il filo. Naturalmente io vi faccio vedere il metodo che utilizzo io, che non è per forza quello giusto, voi potete utilizzare poi qualsiasi altro metodo e andando a lavorare mano a mano trovate il sistema e il metodo che più preferite che si adatta di più a voi. Io come prendo? Io prendo l'estremità del mio filo e la blocco col pollice e l'indice. Faccio passare il filo sopra l'indice, sotto il medio e sotto l'anulare e poi sopra il mignolo. In questo modo io blocco il filo e lo tengo in tensione. Posso allargare la mano oppure stringerla di più per avere una tensione del filo più leggera oppure dargli molta più tensione. Poi voi potete naturalmente andare a prenderlo come preferite. Vi ripeto, questo è il mio metodo, io mi trovo bene e il filo lo prendo sempre in questa maniera. L'uncinetto. L'uncinetto io solitamente lo vado a prendere come una penna, ma potete prenderla anche in questo modo o in qualsiasi altro modo con cui voi vi trovate bene. Le mie sono soltanto delle indicazioni, quindi vado a prenderlo in questo modo. Adesso dobbiamo andare, per avviare le nostre catenelle o comunque il nostro lavoro, dobbiamo andare a fare un nodino al filo. Come facciamo? Vi insegnerò due metodi. O lo fate con le mani, quindi prendete il filo, lo fate girare intorno al medio e all'indice, fate questa asolina, la togliete, fate passare il filo di nuovo all'interno dell'asolina e poi tirate. Vedete, qui risulta un cappietto. Questa è la base della nostra catenella, perché qui andremo a inserire l'uncinetto e andremo a proseguire con la catenella. Altro metodo, prendo il mio filo come vi ho fatto vedere che lo prendo solitamente, con l'uncinetto prendo il filo, quindi da sinistra verso destra e lo faccio passare sotto il filo. A questo punto giro in questo modo, vedete, si forma l'asolina con il filo qui intrecciato, ma il nostro nodino non è ancora fermato, dobbiamo andare a bloccarlo. Quindi che faccio? Di nuovo da sinistra verso destra, passo sotto il filo, lo aggancio in questo caso con l'uncino e lo faccio passare all'interno dell'asola e stringo e il mio nodino iniziale è concluso. A questo punto, per stringerlo, tiro l'estremità del filo che è ancora attaccata al gomitolo e stringo la mia catena, il mio nodino iniziale. Adesso andiamo a fare le prime catenelle.
Quindi con l'uncinetto passiamo da sinistra verso destra sotto il filo, lo agganciamo in questo modo con l'uncino e lo facciamo passare all'interno del cappietto. Vedete, qui si forma la prima catenella con l'altro cappietto. Vi consiglio di lasciarlo largo inizialmente, di non stringerlo molto perché sennò poi avrete difficoltà a far passare l'uncinetto all'interno del cappietto. Quindi di nuovo da sinistra verso destra passo sotto il filo, lo acchiappo con l'uncinetto e lo faccio passare all'interno del cappietto e ho creato la seconda catenella. Di nuovo da sinistra verso destra sotto il filo, lo aggancio con l'uncinetto e lo faccio passare all'interno. Ripeto questo passaggio per creare il numero di catenelle che ci serve per il nostro lavoro. Quindi da sinistra verso destra passo sotto il filo, lo aggancio con l'uncinetto e lo faccio passare all'interno del cappietto. In questo modo per tutte le catenelle. Mano a mano che lavoro, vedete, io vado a spostare la mia presa lungo le catenelle. Quindi faccio una catenella, ne faccio un'altra e sposto la mia impugnatura all'ultima catenella, in modo che il lavoro rimanga sempre fermo e le catenelle e il lavoro che noi andiamo a creare mano a mano scende. Posso anche spostarmi ogni catenella che faccio. Vedete? Questa è la nostra catenella. Se siete proprio alle prime armi non vi verrà così bene, ma non preoccupatevi, insistete un po', fate un pochettino di allenamento e riuscirete ad averla anche voi così. Adesso andiamo a vedere come fare la maglia bassa. La catenella e la maglia bassa sono uno dei punti principali che ci serviranno per fare gli amigurumi. Gli amigurumi sono dei pupazzetti fatti a uncinetto. Principalmente nel mio canale trovate come tutorial appunto gli amigurumi, quindi ho deciso di questa prima lezione di scuola di uncinetto di dedicarmi proprio al punto basso, che è il punto principale che viene usato quasi esclusivamente per realizzare gli amigurumi. Allora, una volta che voi avete fatto la vostra catena, riposizionate il filo e andiamo a fare il punto basso. Punto basso, come facciamo? Quindi saltiamo questa, la prima catenella che c'è a fianco all'uncinetto. Quindi questa la salto, vado nella seconda, entro all'interno della catenella, vedete in questo modo, facendo passare il filo sopra l'uncinetto, non sotto ma sopra, così. Adesso acchiappo il filo con l'uncinetto e lo porto fuori attraverso la catenella. Si saranno formate così due asoline nel nostro uncinetto. A questo punto andiamo da sinistra verso destra, passando sotto il filo, a prendere il nostro filo come abbiamo fatto prima per la catenella. Quindi lo prendiamo e lo facciamo passare all'interno delle due asoline e il nostro primo punto basso è fatto. Quindi adesso entriamo nella maglia successiva in questo modo. Il filo lo faccio sempre passare sopra, lo prendo e lo faccio passare all'interno della catenella. Così nel nostro uncinetto avremo due asoline. Quindi prendo di nuovo il filo passando da sotto, da sinistra verso destra, lo aggancio e lo faccio passare all'interno delle due asoline. E così abbiamo formato un altro punto basso. Di nuovo entro all'interno della catenella, prendo il filo e lo faccio passare all'interno della catenella. Si sono formate le due asoline,
Adesso riprendo il filo da sinistra verso destra facendo passare l'uncinetto sotto il filo, lo acchiappo con l'uncinetto, vedete che così qui rimane bloccato, e lo faccio passare all'interno delle due asoline. Ripetiamo questo fino alla fine delle nostre catenelle e il punto basso è concluso così. Quindi entro dentro la catenella, prendo il filo, lo porto fuori, riprendo il filo e chiudo le due asoline. Entro all'interno della catenella, prendo il filo, lo porto fuori, riprendo il filo e chiudo le due asoline. Proseguo in questo modo per tutte le catenelle, quindi questo è il punto basso. Nelle lezioni successive poi andremo a vedere come fare il punto alto, il mezzo punto, il punto bassissimo e l'anello magico che ci servirà per avviare i nostri amigurumi. Non saranno poi tutte in un'unica lezione, ma ve le farò vedere in più lezioni. Ditemi nei commenti se volete vedere prima come fare l'anello magico in modo da poter avviare un amigurumi in tranquillità, se preferite prima vedere la maglia alta e la mezza maglia alta. Ecco qui la maglia bassa. Nei prossimi video di scuola di uncinetto vi insegnerò anche come girare il lavoro e proseguire facendo gli altri giri. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando ricordatevi di lasciare un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!